Juventus ad andare in Champions League. Tudor riesce a portare a casa l'obiettivo perché sostanzialmente era chiamato a portare la Juventus nell'Europa che conta, non prendiamoci in giro. E come avevamo anche un po', diciamolo, previsto, non sarebbe stato comunque facile questa sera, ci sono state delle difficoltà soprattutto in fase difensiva, dove la Juventus ha preso due gol. Ci sono dei punti fermi, secondo me, da cui ripartire. Se penso a Ildiz che comunque ha sempre in canna la giocata e questi giocatori te li devi tenere stretto, ma stretti, ma proprio in una morsa e non li devi lasciare scappare. Io ne aggiungerei un altro, Locatelli. Locatelli secondo me è stato sempre un po' sottostimato, invece stasera ci mette proprio la firma più importante, se vogliamo, all'interno di una stagione per me da parte sua positiva. E, e però ci sono anche tantissime altre Turam e ci sono poi tante altre cose su cui dover per forza di cose lavorare. L'altra partita, ma più che altro l'altra squadra di cui voglio parlare oggi è la Roma, che ha sfiorato l'impresa grossa. Ha sfiorato l'impresa grossa perché per 30 minuti, se noi sommiamo ehm, il vantaggio nel primo tempo e anche nel secondo, più che vantaggio, no, la parità o la parità della Juventus, no? Se andiamo a sommare primo e secondo tempo, forse per mezz'ora è stata avanti la Roma. Ed è un qualcosa che quando sta squadra era allenata da Juric mai avremmo potuto mai lontanamente pensare, no? Che in un futuro così vicino questo poteva mai accadere. Eppure la Roma comunque si è portata a casa l'Europa League. Ragazzi, ricordiamocelo, a un certo punto si parlava di, di- 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 di navigare e di scrollarsi di dosso la zona retrocessione. Io me lo ricordo, io me lo ricordo, non dimentichiamolo. Questo per certificare un percorso gigantesco, no, di Ranieri alla guida di questa squadra. E poi avrei anche un pensiero su Di Francesco e sul Venezia, che devo dire ancora una volta, quest'anno più dell'anno scorso, il Venezia più del Frosinone, mi dispiace un botto. Mi dispiace perché la vedevo anche stasera giocare e vi dico, vi posso dire la mia, forse se l'è quasi giocata alla pari contro la Juventus il Venezia. Un altro, io vi arrivo a dire anche questo, datemi del folle, ma con le armi che aveva a disposizione credo che abbia fatto quasi l'impossibile la squadra di Tifra. Ne parliamo, signori miei, e come se lo facciamo prima come al solito un paio di robette veloci, 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 fast, easy. Il like per il dannatissimo algoritmo che come al solito ci sta sempre lì a ronzare, a fastidirci e quindi diamogli sto benedetto like. Iscrivetevi per seguire i prossimi dei contenuti e domani credo che faremo, non so se una sorta di recappone o una specie di pagellone, anzi ditemelo voi sotto nei commenti sì, ditemi un po', preferite più parliamo di tutte le squadre dando un punteggio e quindi classica pagella, oppure preferite un normale recap dove guardiamo la classifica e parliamo di tutte le squadre, perché poi c'è da discutere, no? Della Lazio che addirittura è scivolata al settimo posto, della Fiorentina che comunque c'entra la conference, del Lecce che vincendo all'Olimpico si salva, e tante altre discussioni, tante altre squadre di cui andare a parlare, indubbiamente. Quindi fatemi sapere sotto e soprattutto din don, attivate anche la campanella, se no non vi arriva, magari non vi arriva lo stesso, però voi attaccate a sta campanella, tanto male non fa. Andando alla Juventus, sì, li ho citati i giocatori che non scappano perché ci sono state delle individualità importanti, perché non prendiamoci in giro. La Juventus
è andata un po' per inerzia in queste ultime partite. Io non ho mai visto un gioco così sviluppato e qualcuno mi dirà, ma non è che Tudor in un mese barra due può fare, sì, due ormai possiamo dire, se non sbaglio, sì, può fare miracoli? Certo che no, assolutamente no, anzi lo valutavo stasera e per me l'errore grande la Juventus lo fa a monte, quando cerca o meglio, quando si libera sì degli ingaggi importanti, ma allo stesso tempo si libera anche di leadership, di uomini che hanno, no, che hanno il pelo nello stomaco, si dice così dalle mie parti. Non so se è internazionale questo vocabolo, ma penso che può arrivare il significato, no? Di quelli che non hanno paura né di sporcarsi le mani, soprattutto che escono alle distanze ed escono nelle partite importanti, come magari, come dicevo stasera, ha fatto Locatelli, ha fatto Ildiz, ma più che il colpo tecnico, io mi riferisco a quegli uomini che quando la palla pesa o quando le partite sono importanti, poi no, fanno staccarmi tutti gli altri, vuoi Szczesny, vuoi Chiesa, no? E tanti altri giocatori di fama e di prestigio, ma soprattutto di esperienza. E questo ha fatto sì che la Juventus anche oggi, no, dopo un paio di minuti va sotto, è spaventata, non lo so. Oggi sul 2-2 c'è l'occasione se non sbaglio sul 2-2 c'è l'occasione il Venezia di fare il terzo gol con, come si chiama, Dumbia? Cioè, c'è un'occasione importantissima, cioè la fase difensiva della Juventus è veramente disastrata, ovvio da tantissime assenze, questo va detto, e una su tutte evitabile, quella di Calulu. Io quando dico Calulu ha fatto una cavolata ma enorme, calcisticamente parlando, ho detto da galera e qualcuno mi ha anche attaccato, ma penso... No, no, perché se stasera poi non vinci, poi però ci pensi, perché comunque stasera hai preso due gol. Hai preso due gol. Quindi ci sono delle cose da evitare, c'è gente che queste sciocchezze non le deve fare. Quindi va bene ringiovanire la rosa, ma bisogna che ci sia sempre qualcuno poi pronto a caricarsi la squadra sulle spalle e non poteva essere il solo Motta a inizio stagione e questa croce, tra virgolette, non poteva pesare solo su Tudor adesso. Quindi c'è da lavorare in questo senso, ci sono giocatori che ovviamente hanno finito la loro storia alla Juventus, per quanto mi riguarda, vedi anche stasera Vlahovic, con il Vlahovic di quest'anno incredibile, incredibile davvero anche discuterne. E poi alla fine della fiera, sapete, anche il gol di Colomani impatta tanto e seppure il suo arrivo alla Juventus ha avuto alti e bassi, ha inciso. Forse senza il prestito di Colomani magari la Juventus non riesce ad arrivarci in Europa. Quindi ci sono stati alcuni dettagli che secondo me hanno pesato. E per concludere, come dicevo prima, mi dispiace tanto per Difra, vederlo anche un po' in lacrime, commosso. La sua squadra stasera perde perché Nicolo Scaviglia fa una roba veramente brutta, grave, ingenua. Cioè, bravo col Sesao, bravissimo, assolutamente, veloce, però Nicolo Scaviglia, che secondo me è stato alla distanza il migliore del Venezia, ha fatto una roba brutta perché se la tieni lì sul 2-2 la Juventus, ripeto, si spaventa, la Juventus inizia a impanicarsi e poi non lo puoi sapere come va a finire. Eh, Temo che non sarebbe comunque servito a nulla perché la classifica con il Lecce che ha vinto mi sa che non sarebbe comunque servito, assolutamente non sarebbe servita a nulla anche la vittoria, facile col senno del poi, tu intanto te la devi giocare. Segnale della stessa Juventus che con una squadra comunque come il Venezia ha fatto tanta 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 fatica, ma onore al Venezia, onore a come ha giocato anche stasera. Io credo che abbia sbagliato sostanzialmente una partita, quella col Cagliari, dove poteva forse impostarla meglio e magari boh, facile dirlo adesso, ragazzi miei, ma il lavoro del Difra non lo butterei alle ortiche. Ecco, è vero, seconda retrocessione di fila e non è buono, non è piacevole, ma
ma non per forza le sconfitte devono avere delle ripercussioni negative su tutti i fronti, ecco, per quanto mi riguarda. E, alla Roma, ragazzi, stasera, a parte che Ranieri ha dipinto gli ha dipinto addosso un vestito propositivo, il 4-3-3 funzionato alla grande, è vero, magari con un Torino che in queste ultime gare non aveva tanto da dare, ma la Roma ha messo in campo tutta la sua qualità e l'abbiamo visto, no? A parte che poi la bravura di Ranieri è stata sempre quella di poi di mettere i giocatori al momento giusto. Vedi Paredes che si era visto meno ultimamente, adesso torna e fa gol importanti. Abbiamo visto Saelemaekers, adesso Soulé, questo finale veramente in crescendo. La Roma è una macchina anche forte, ecco, fatemelo dire. E i Friedkin, non lo so, la proprietà, fate voi la dirigenza, devono essere molto arrabbiati. Cioè, allo stesso tempo contentissimi di aver acciuffato l'Europa League, che è qualcosa di galattico, ma guardando un po' il quarto posto e il campionato della Juventus, quest'anno bastava poco per andare in Champions. Io l'ho detto per l'Inter, per quanto riguarda invece l'obiettivo scudetto, lo dico della Roma per quanto riguarda l'obiettivo Champions. Quest'anno una squadra come la Roma sarebbe bastato una prima parte insufficiente e non mediocre, non pessima, insufficiente, neanche insufficiente. Poi la Roma di Ranieri della seconda parte e tu saresti comunque andato in Champions. E deve far riflettere, quindi un errore che non devono fare più i Friedkin, la pianificazione, la progettualità. Se viene affidata a un saggio, un savio, un esperto di calcio, perché poi non parliamo, come ho già detto in passato, lo ribadisco questa sera, non parliamo solo dell'aspetto umano di Ranieri, parliamo anche dell'aspetto tecnico, no? Proprio della bravura, delle conoscenze, della capacità di plasmare un gruppo e nella capacità di riconoscere anche il talento, no? E metterlo a disposizione della squadra. E quindi ripartire da lui in dirigenza senza ombra di dubbio è la mossa più azzeccata per riprovarci l'anno prossimo, perché la Roma ha materiale, lo vedevamo in questa seconda parte del campionato dove secondo me è stata nettamente la migliore, anche sopra lo stesso Napoli che vince lo scudetto nella seconda parte, dubbiamente, per quanto mi riguarda, come ho detto prima, addirittura per una trentina di minuti, se sommiamo il primo e il secondo tempo, è stata in Champions. Fatto qualcosa di strabiliante, di strabiliante Ranieri, però ripeto, non bisogna dimenticare, non se la devono dimenticare Ghisolfi, i proprietari, Friedkin e tutti quanti, no? Gli errori commessi non se la devono dimenticare, perché se avessero sbagliato poco e non tutto, o quasi tutto, perché poi non hanno sbagliato la scelta di Ranieri finalmente, ma dopo, dopo averne combinate di cappellate, oggi parlavamo di una Roma tranquillamente, no? Nell'Europa che conta, forse addirittura, no? Visto l'andazzo, se Ranieri era sulla panchina della Roma proprio dalla prima gara, forse parlavamo addirittura di una Roma che si giocava lo scudetto, ragazzi. È la verità, no? Per rendimento e per quello che abbiamo visto da quando c'è Ranieri alla guida di questa squadra, non stiamo dicendo assolutamente un'eresia nella maniera più assoluta. Da godersi questa Europa League, ma che questo sia il punto d'inizio e ripartire da qui. Va bene, signori, non lo so, spero di non avermi dimenticato altre cose da dire, penso proprio di no, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Ribadisco, ci becchiamo domani con un riassuntone, cosa, fatemi sapere sotto nei commenti, io intanto vi abbraccio e vi saluto, vi do anche la buonanotte, un bacione grande, grande, grande.